Inter Atletico Madrid 1-0. Abbiamo vinto l'andata di questa doppia sfida. A tutti gli effetti il primo tempo di una gara che si giocherà e si gioca su 180 minuti. Il giorno dopo è ancora il momento dell'analisi, è ancora il momento dell'entusiasmo, soprattutto perché deve essere assolutamente così, ma è anche il tempo delle discussioni, devo dire, perché in particolare nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, subito dopo il fischio finale si è acceso un dibattito molto forte nella nostra chat vocale che facciamo dopo ogni partita, e devo dire che c'erano una serie di fazioni contrapposte, mettiamola in questa chiave qui, che hanno discusso su alcuni temi che sono emersi da questa partita. E siccome mi sembravano degli argomenti piuttosto interessanti, li vorrei sottoporre anche a voi in questo contenuto di oggi, aggiungendo alcune mie riflessioni per cercare di capire insieme che cosa resta innanzitutto di questa partita, quali lezioni soprattutto dobbiamo portarci a casa in vista del ritorno, ma non soltanto. Per cui, amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Vi invito subito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, analisi e approfondimenti che vi portiamo ogni giorno, e in diretta alle 19:30 leggo poi anche i vostri commenti che lascerete qui al nostro episodio di oggi. Quali sono allora i temi che hanno acceso la discussione subito dopo la fine della partita? Primo tema, quello dei troppi errori tecnici soprattutto. Un Inter che a detta di molti è stata meno brillante, tant'è che lo devo ammettere, lo ammetto. Ad un certo punto della diretta ho dovuto un po' ignorare la chat in live perché eravamo più di 2000 tra tutte le piattaforme, nonostante la partita fosse in chiaro, eravamo veramente tantissimi e stavo leggendo una raffica di commenti veramente poco comprensibili, davvero, visto il momento e visto quello che sta facendo l'Inter. E senza stare qui a ricordare che siamo alla nona vittoria su 9 partite giocate nel 2024, io mi sono riguardato anche la partita, ho preso un po' di appunti e devo dire c'è stata sì una fase in cui dopo l'uscita di Thuram e con l'ingresso di Morata in campo, c'è stata una fase in cui l'Atletico ha preso un po' di coraggio e ha fatto un po' di più. Ma comunque l'Inter ha controllato la partita e, come penso abbiano detto un pochino tutti, e penso che su questo siamo un po' tutti d'accordo, si esce con quella sensazione un po' di rammarico per non aver segnato anche un gol in più, magari, perché quest'Inter lo meritava. 56% di possesso palla, expected goals mi sembra 2,33 a 0,60, 19 tiri a 7, con l'Atletico Madrid che non ha mai tirato in porta, 0 tiri in porta concessi all'avversario, cosa che all'Inter non accadeva addirittura dal 2006 in Champions contro lo Sporting. Quindi svariate occasioni create dall'Inter, più o meno nitide, alcune fallite in maniera abbastanza clamorosa. I numeri sono, diciamo, lì a testimoniare, non dico un dominio come tanti domini che abbiamo visto in campionato, ma ci andiamo molto vicini e il punto secondo me è proprio lì. Io sono il primo ad esaltare il lavoro di questa Inter, i risultati, il gioco, perché è giusto così e deve essere assolutamente così. Nell'esaltare quello che è stato fatto, però, bisogna sempre essere anche realisti, sia del contesto, del momento e anche dell'avversario, perché, prima cosa, l'Inter è forte, siamo veramente forti, possiamo e dobbiamo sognare in grande, ma questo non significa che ad ogni partita, al 35esimo minuto, devi stare 3-0 senza concedere nulla all'avversario, altrimenti giù di insulti, polemiche, critiche, eccetera, eccetera. Questo succede nella PlayStation, non nella realtà, non soprattutto a questi livelli, anche perché io credo che l'Inter abbia poi dimostrato di essere un po' più forte di questo Atletico Madrid. Alla fine di questa gara io esco con questa sensazione, ma credo anche che questa sia stata la partita in assoluto più difficile affrontata fino a qui in questa stagione, per intensità e anche per il livello dell'avversario e per preparazione dell'avversario. Abbiamo vissuto altre partite sicuramente molto importanti, il derby, la Supercoppa, le partite con la Juventus, soprattutto l'ultima con punti da scudetto molto importanti in palio, ma in quelle partite secondo me si è visto ed è stato dimostrato che l'Inter è di un altro livello, ma è di un altro livello per il lavoro e per il gioco che esprime, almeno secondo me. Questa è stata un'altra partita molto più intensa, almeno per me. Non a caso c'è un dato interessante anche sui chilometri percorsi in questa gara. L'Inter credo abbia percorso 119 chilometri complessivi
in Serie A l'Inter mediamente corre 111 chilometri, corre molto meno. Addirittura contro la Salernitana, si era scesi a 104 chilometri percorsi, quindi 8 chilometri di differenza dai circa 111 a 104 erano tanti, ma da 111 a 119 sono veramente tantissimi, correre 8 chilometri in più. Quindi l'Inter ha corso tanto, ha speso tanto, ne risentiremo probabilmente dal punto di vista fisico anche contro il Lecce domenica, per cui mi aspetto dei cambi, ma qui lancio la mia provocazione sul tema dell'intensità e non solo, perché io credo che oltre ad un po' di tensione che c'era all'inizio e la si respirava, secondo me, credo si sia pagato anche il fatto di dover tornare a giocare una partita così tosta a cui forse c'eravamo un attimino disabituati, perché contro la Roma e contro la Salernitana, per esempio, avevo detto e l'abbiamo comunque, si era dimostrato che l'Inter poteva vincere quelle partite lì anche con 15, 20 minuti col piede sull'acceleratore e poi il resto amministrando. E quindi in alcune gare ci siamo anche un pochettino specchiati in alcuni momenti o comunque siamo riusciti a condurle in porto in maniera un po', più semplice per andare a dominarle, per andare a vincerle. Qui è stato ed è assolutamente diverso e contro un Atletico Madrid che difende bene, che aggredisce con i movimenti giusti e nei momenti giusti, ecco, a questi livelli qui secondo me è normale, e dover accettare che, qualche errore in più lo commetti, sia nei passaggi, negli appoggi e magari anche nelle occasioni da gol, anche se avendone pochi devi essere poi più preciso e letale sicuramente. Poi, altro tema, qualcuno sicuramente, degli 11 scesi in campo ha reso un po' sotto gli standard a cui siamo abituati. Di Marco per me un po' appannato, nonostante un ottimo assist fornito per Arnautovic che però non aveva segnato. Darmian non benissimo, anche se in partita c'è stato ed è stato al solito molto utile. Mkhitaryan è cresciuto, però ha commesso tanti errori che da lui, soprattutto su questo palcoscenico, non ti aspetti e Çalhanoğlu ne riparleremo anche a parte perché secondo me è un tema un po' più ampio. Personalmente non voglio accendere allarmi eccetera, però l'ho rivisto un po' in quella versione troppo tesa della finale di Champions League contro il Manchester City e non è che Koke, che era il suo un po' il suo alter ego, il suo specchio, non è che lo avesse sollecitato tantissimo questo tipo di duello, quindi un po' secondo me Çalha mi ha un po' deluso, ecco. Però ecco, si è infiammata a questo punto, visto questi giocatori che hanno reso un pochino meno eccetera, eccetera, si è infiammata un'altra discussione sul discorso di Inzaghi. Io l'ho votato come top all'interno di questa partita come mia valutazione nelle pagelle di Passione Inter. La discussione è stata animata attorno al tema del: ha sbagliato le scelte all'inizio della partita oppure no? Premetto 2 cose su questo, poi vi dico anche la mia e aspetto ovviamente i vostri commenti. Uno ovviamente partiamo che vabbè questo scontato, dal divano e dalla poltrona col senno del poi soprattutto è tutto molto più semplice ed è estremamente più semplice parlare. L'altra cosa, prima della partita, anche io se vi ricordate nell'analisi tattica che vi ho portato sul canale dicevo: Dumfries secondo me potrebbe dar molto fastidio a Samuel sovrastandolo, fisicamente e lo puoi costringere a rimanere un pochino più basso, quindi potrebbe essere una scelta vincente quella di inserire Dumfries lì. Però, sulla formazione sbagliata o meno faccio alcune riflessioni insieme a voi. Difesa, centrocampo portiere anzi, portiere, difesa, centrocampo e attaccanti erano scelte praticamente obbligate e abbastanza scontate. Voglio vedere, qualcuno avrebbe messo Aslani al posto di Çalha, con tutto il rispetto per Aslani ovviamente, però la polemica quindi o la critica quantomeno si limita di fatto a 2 giocatori, agli esterni di centrocampo, Di Marco e Darmian, perché le altre scelte erano sostanzialmente quelle, vista anche l'assenza di Acerbi. E Dumfries stava sicuramente dando dei buoni segnali da qualche partita a questa parte, lo abbiamo detto e sottolineato più volte, ma lo ha sempre fatto ed è sempre stato provato fin qui da quando è tornato in dei contesti o di fine partita, con la gara già un po' indirizzata, comunque già iniziata, oppure contro la Salernitana che è un avversario, devo dirlo, molto scarso per quello che abbiamo visto. Salernitana in cui invece Di Marco e Darmian hanno rifiatato proprio in vista di questa partita, quindi secondo me Inzaghi stava studiando l'Atletico da prima, come è normale che sia, e stava studiando questa gara proprio così e quindi era prevedibile che l'Inter giocasse così.
Dall'altra parte, fino all'ultimo secondo, di fatto, non si sapeva e non sapevamo che tipo di Atletico avremmo avuto davanti. Lo ha detto lo stesso Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, tra l'altro, perché prima, mancando Morata doveva mancare Morata, che poi in realtà ha anche giocato a partita in corso, quindi già qui prima sorpresa, ma comunque doveva giocare Depay con Griezmann e Llorente a centrocampo con Samuelino a sinistra e questo faceva intuire un atteggiamento di un certo tipo. Poi invece doveva giocare Reinildo con Llorente in attacco, quindi un atteggiamento super difensivo, più vecchio stile Atletico. È uscito fuori invece alla fine un Atletico un po' una via di mezzo che con Samuelino a sinistra, Llorente rimesso lì in attacco, ma poi veniva a fare densità a centrocampo e quindi, come diceva lo stesso Simone Inzaghi, un Atletico che poteva fare tante cose diverse sia nel preparare la partita, ma anche dentro la partita e quindi contrastare questo tipo di varianti che l'Atletico può portarti anche a gare in corso non è cosa semplice. Per cui, secondo me, Inzaghi ha ragione, ha deciso di affidarsi a quelle che sono state fino a qui le sue certezze, soprattutto nei momenti più delicati della stagione. Quindi consapevole che con Darmian perdi qualcosa in fase offensiva, ma consapevole anche che la combinazione con Pavard fin qui ha funzionato sempre e quindi la riproponi per ripartire dalle certezze contro un avversario sul quale tenderai, cercherai di dominare, ma non sai cosa puoi aspettarti davanti, perché può cambiare in tanti modi. E quindi Darmian poi ha sofferto, è vero, può capitare anche però che fai delle scelte, le studi, poi il giocatore non azzecca la serata perfetta o abbia qualche difficoltà in più, ma comunque la partita l'hai dominata. Il primo tempo lo chiudi con 8 tiri a 2, che comunque li hai fatti, più un paio almeno di occasioni molto nitide, molto buone, occasioni che potevi sfruttare sicuramente meglio e poi, ripeto quello che ho detto anche all'inizio, questa è una partita che si gioca sui 180 minuti, quindi il primo tempo di Inter Atletico Madrid è un quarto soltanto di questa sfida. In quest'ottica Dumfries viene inserito a gare in corso e diventa devastante, assolutamente, ma tutti i subentrati sono entrati molto, molto bene secondo me, da Carlos Augusto, Frattesi, Sanchez, pure Arnautovic di cui parleremo a parte. Sono entrati tutti molto bene secondo me, per cui la logica potrebbe anche essere stata: la teniamo la partita con ordine, comunque dominiamo la gara con più qualità in campo, poi quando le squadre si stancano, cominciano ad allungarsi un pochino, soprattutto gli avversari faranno meno densità, meno linee strette come invece hanno fatto molto all'inizio, metto dentro gli uomini di gamba e di fisico per andare a chiuderla o per andare a vincerla. Non a caso io prima della partita, se ci stavate seguendo in diretta, avevo fatto un pronostico, avevo detto per me l'Inter vince 1-0 con gol di Frattesi, addirittura avevo detto anche il minuto, all'81esimo minuto e ci sono andato abbastanza vicino, perché l'Inter ha vinto 1-0, Frattesi non ha segnato, però ha recuperato il pallone molto bene che porta al gol di Arnautovic che è arrivato tra il 79esimo e l'80esimo, di un paio di minuti ho sbagliato più o meno. Quindi ci sono andato molto, molto vicino. Per cui secondo me c'è da tenere anche in considerazione questa possibile logica nel ragionamento che fa Inzaghi. Poi gli posso criticare che forse Dumfries e Carlos Augusto soprattutto potevano essere messi un pochino prima, qualche minuto prima, magari non aspettare il 69esimo? Può essere, però diciamo che in una partita così, a questi livelli, in cui soprattutto vinci, io il primo pensiero non mi viene quello di criticare questa sottigliezza, quanto di ragionare su tutto il resto. Detto che poi al ritorno sarà una partita diversa, ma non troppo, e quindi da questa partita sicuramente bisogna trarre anche dei suggerimenti su cosa, migliorare. Credo che l'Atletico, giocherà di più il pallone, giocherà un pochino di più rispetto a questa partita, ma cercherà di tenere la gara in bilico per poi provare a far succedere delle cose, quindi senza lanciarsi in avanti subito alla ricerca del gol. Per cui è una partita che andrà studiata anche in quest'ottica qua e qualche variazione rispetto ad oggi forse potremmo anche augurarci di vederla da parte dell'Inter, ma ne dovremo riparlare più a ridosso della gara. Di sicuro, vado verso la conclusione, usciamo da questa partita, consapevoli che al ritorno sarà una vera battaglia, sicuramente molto dura, il risultato è ovviamente ancora aperto, ma quando l'Inter è chiamata al momento decisivo, fin qui ha sempre risposto presente, almeno nell'atteggiamento e nell'approcciarsi alla partita. Poi il risultato è aperto, possono succedere tante cose. Penso anche di poter dire che usciamo, da questa partita consapevoli che questo è uno scoglio talmente grande che se lo superiamo poi siamo in diritto davvero di poter sognare in grande.
Ecco, lo dico, lo dico. Qualcuno faceva dei paragoni anche in queste ore con Inter-Porto dell'anno scorso, sempre agli ottavi di finale, visto che tra l'altro segna Arnautovic che oggi è un po' il Lukaku dell'anno scorso per certi versi. Io nel club in realtà ho fatto un altro paragone, perché per certi versi faccio delle similitudini magari più con Inter-Chelsea degli ottavi del 2010, del famoso anno del triplete, perché al ritorno ci aspettava una gara complicatissima, probabilmente più complicata di questa con l'Atletico Madrid, una gara dove però andiamo a vincere facendo poi uno scatto in avanti veramente decisivo, e lì Mourinho si presentò con un coraggio, e io mi ricordo che c'era anche qualcuno che diceva: "Ma come col 4-2-3-1 vai a giocartela lì?" Si diceva che era un pazzo, ma ha avuto ragione, l'ha portata a casa, e lì le cose secondo me hanno fatto un ulteriore salto in avanti e sono cambiate. Ora, contesto è diverso, le cose sono sicuramente diverse, credo però che possa servire lo stesso coraggio, e poi allora sì, potremo davvero sognare molto, molto in grande. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo con la mia analisi, però mi auguro di trovare anche qualcuno in disaccordo, ovviamente, così poi animiamo la discussione in diretta alle 19:30, leggo i vostri commenti e analizziamo tutto quanto insieme, ne parliamo tutti insieme. Vi aspetto ovviamente nel club di Passione Inter, dove oggi inevitabilmente si continua a parlare di questa gara e non solo, quindi www.passioneinter.club, se vi va di sostenere il nostro progetto, di entrare a far parte della nostra grande community, e se volete partecipare a queste discussioni con il club, con interisti da tutto il mondo. Giovedì, tra l'altro, watch party, ci riguarderemo dei contenuti dedicati anche ad Andy Breme, che purtroppo è scomparso nelle scorse ore, quindi vi aspettiamo per vivere questi momenti di grande interismo su www.passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.